Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per l'estate 2023. Wow! Amici del Capricorno, abbiamo la ruota della fortuna. È un arcano numero 10, quindi parla di chiusure di cicli e anche di riaperture di altri cicli. Quando c'è la ruota della fortuna si parla sempre di cambiamenti piuttosto veloci, direi, ma che sono anche cambiamenti di tipo fortunato. Potrebbero essere degli aiuti economici, delle possibilità inaspettate. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Ho pubblicato una guida che vi spiega come unire il significato di questi tre oroscopi e la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email e altri link a video che potrebbero interessarvi. Allora ragazzi, partiamo subito con un eremita al contrario. Abbiamo la carta dell'imperatrice, abbiamo un 3 di bastoni, un 3 di spade, 3 di bastoni al contrario, 3 di spade, 5 di denari, 7 di spade, il mondo, abbiamo la regina di pentacoli, vediamo che ultima carta ci danno, un 9 di bastoni. Interessante ragazzi. Devo dire che questa eremita all'inizio della lettura mi fa un po' pensare al fatto che probabilmente vi siate sentiti un po' soli, anche un po' abbandonati qualcuno. Abbiamo poi anche l'imperatrice e un 3 di bastoni al contrario. L'imperatrice potrebbe anche fare riferimento a un capo o a una madre. Potrebbe anche essere la persona di interesse, adesso poi dipende da ognuno la propria realtà. Però ho come la sensazione che qui ci sia bisogno di uscire da questa sorta di isolamento di cui ci parla l'eremita ed è un po' quello che diciamo che farete quest'estate, uscire proprio da questo tipo di isolamento, anche se siete persone che fate tanta introspezione, è come se fosse il momento di chiudere un attimo quel tipo di canale e iniziare ad andare, perché qui avete 2 3, avete bisogno di espandere, anzi avete anche un altro 3 qui, quindi avete 3 3 ragazzi che fanno 9 e qui abbiamo un 9, vabbè. E anche l'eremita è un 9, quindi si inizia con un 9, si termina con un 9, che è il 9 è il numero dell'iniziazione, dopodiché viene il 10, dopo l'eremita, dopo l'iniziazione arriva il cambio, la fine del ciclo karmico, ragazzi. Abbiamo anche questo 3 di spade, come vi dicevo. Qui ho come la sensazione che si debba curare, perché la linea di mezzo devo dire che è impegnativa. Abbiamo un 3 di spade, un 5 di denari al contrario e un 7 di spade. È come se ci fosse qualche sorta di dipendenza piuttosto che di dolore, piuttosto che di situazione di carenza che probabilmente vi porta o vi ha portato a scusate, alle proiezioni di cui ci parla questo 7 di spade. C'è qualcosa qui che bisogna guarire. Andiamo poi a vederlo con i miei tarocchi. Le ultime carte abbiamo
Il mondo, che è un'altra carta di forte cambio e di chiusura cicli, esattamente ehm, come la ruota della fortuna. La regina di denaro al contrario è il 9 di bastoni, ho come la sensazione che dobbiate proprio cambiare attitudine. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere l'eremita. Allora abbiamo un 8 di pentacoli, 3 di coppe e sole. Può essere che fosse inerente a un lavoro o un qualche tipo di gestione. Guardate, mi dicono lavoro da casa. Può essere che se qualcuno stia lavorando da casa, sia in questa fase di solitudine e vi dicono che quest'estate sarà un momento propizio fondamentalmente per frequentare le amicizie, per cambiare la vostra quotidianità, per far festa. Tenete presente che il 3 di coppe è la carta che ci indica un festeggiamento perché si sono raccolti dei frutti. È il tempo della raccolta, letteralmente. Ma è come se ci fosse qualche cosa nella quotidianità qui che deve cambiare, che cambierà. Andiamo a vedere l'imperatrice. Il mondo un'altra volta e il 5 di coppe. Ragazzi, per qualcuno ha a che fare con una situazione collegata ai figli o alla madre se voi siete figli. Però è come se ci fosse una sorta di cambio di prospettiva in questo senso. Tenete presente che qui avete 5 di denari e 5 di coppe. C'è comunque e il 3 di spade e il 7 di spade. C'è una sofferenza che avete dentro che deve ancora guarire, perché questo 3 di spade è proprio la ferita ancora aperta. E che io credo vi metta in questa situazione di carenza e vi metta in una situazione dove per certi versi non sapete neanche più che cosa fare in questa situazione. O almeno diciamo che la situazione dove non sapevate come muovervi o dove in qualche modo avete trovato difficoltà, o se fosse una persona, la relazione nella quale avete trovato difficoltà o dove magari avete sofferto, cambierà, cambieranno le dinamiche. Può essere che addirittura smetterete di avere a che fare con questa persona o con questa situazione. Andiamo a vedere con il 3 di bastoni al contrario, 5 di pentacoli nuovamente, sento che avete bisogno di veramente di divertirvi, di distrarvi, di smettere di fare tutta questa introspezione perché vi state un po' confondendo le idee. È come se aveste un'attitudine negativa nell'affrontare la vostra autoanalisi e quindi invece di un circolo virtuoso state entrando in un circolo vizioso, in qualche cosa che vi porta giù. Ragazzi, mi dispiace dirlo, ma per qualcuno si tratta proprio di un cambio radicale a livello di famiglia. Cioè, ho come la sensazione che potrebbe essere che durante l'estate venga fuori qualche tipo di tradimento. Potrebbe essere un tradimento classico, considerato il 3 di spade e il 3 di coppe, e il 7 di spade che abbiamo qui, ma se per esempio fosse una situazione lavorativa per voi, potrebbe essere un tradimento da un punto di vista finanziario. Vi dico finanziario perché avete due volte il 5 di pentacoli che parla di perdite economiche, ragazzi, quindi fate attenzione a non fare spese superflue perché potrebbero esserci delle spese impreviste. Qualcuno per la casa, qualcuno per il mezzo di trasporto, qualcun altro per un viaggio programmato che potrebbe essere dovrete spostare. Andiamo a vedere il 3 di spade.
Abbiamo un asso di bastoni, 8 di bastoni e 7 di spade un'altra volta. Dunque ragazzi, qui la sfida nella prossima estate è quella di agire, di fare qualche tipo di movimento, diciamo per smascherare le cose, mi viene da dire, perché il lotto di bastoni è proprio una carta di, quando è il contrario, di scarsa comunicazione, di comunicazione intermittente. Come se dovesse mettere, ma infatti poi qui finiamo col 9 di pentacoli e col 9 di bastoni. È come se doveste mettere dei paletti e dire no, fino a qui, ok, da qui in avanti sono solo scuse. Ho anche la sensazione che qualcuno abbia paura a fare qualche tipo di movimento proprio perché darebbe una conferma ai suoi sospetti. Ragazzi, ovviamente la lettura non risuonerà per tutti. Io vi dico quello che, diciamo, sento per la maggior parte di voi. Poi ripeto, potrebbe essere una situazione romantica, ma anche economica. Anzi, vi dirò che avendo la ruota della fortuna per molti potrebbe essere economica. Andiamo a vedere questo 5 di pentacoli. Cavaliere di spade. 10 di denari e asso di pentacoli. È come se ci fossero delle spese impreviste, anche qui lo vedevo, per quello che riguarda la famiglia, la casa, qualche festa, perché anche qui la vedo. Andiamo a vedere 7 di spade. Vediamo a che cosa fa riferimento. Perché oltretutto in questo mazzo in particolare parla proprio di un tradimento a 3. Qui abbiamo il 3 di spade, qui abbiamo il 3 di coppe, quindi capite che anche a me viene proprio forte questa cosa. Ruota della fortuna al contrario. Per qualcuno potrebbe essere, ragazzi, che conosciate una persona e che dopo vi dica che è già impegnata o che ha una relazione più o meno in ballo. E qui si tratta di capire a livello di ciclo karmico cosa volete fare voi. Sto o vado? Sto in questa relazione o vado? E questa è un'ottima prova per voi, soprattutto se vi è già capitato. Andiamo a vedere il mondo, perché qui c'è un cambio a 360 gradi, ragazzi. 9 di bastoni nuovamente, ce l'avevamo già qui. La luna, un cavaliere di pentacoli e una regina di spade. Sì, io sento che inizierete a difendervi di più con questo 9 di bastoni. È come se appunto metteste i paletti, perché anche la regina di spade è una di quelle energie rette, dritte, che fa le regole. E anche se la cosa dovesse andare avanti veramente a passo di tartaruga, va benissimo così. Andiamo a vedere la regina di denari. Torre, abbiamo il fante di spade e il 5 di bastoni. Ragazzi, ho come la sensazione che vi dicano di stare attenti a chi avete intorno. Perché comunque avendo anche la torre avete un crollo delle certezze e avendo anche il fante di spade, vi dicono proprio di controllare bene nei minimi dettagli, se dovete firmare dei contratti o se ci sono degli investimenti da fare, come vi dicevo prima,
Per evitare di sperperare denaro, invece di buttarvi a capofitto, leggete bene tutto quanto, controllate tutto nei minimi dettagli, perché potreste sottovalutare degli aspetti di questo contratto. Andiamo a vedere 9 bastoni. Sette di bastoni. E 10 di spade. Ho come la sensazione che vi dicano di smettere di rispondere agli attacchi, semplicemente mettete le barriere. Cioè, quando vi stuzzicano, smettete di reagire, semplicemente dite con molta calma e tranquillità, per me non è così, punto. Tu puoi avere la tua idea, io posso avere la mia e sono giuste entrambe. Sono valide entrambe. Non sempre si deve per forza essere d'accordo, eh? Chiaramente se è una situazione lavorativa bisogna cercare un compromesso, un punto di incontro, scusate, un punto di incontro, però wow ragazzi, fatemi sapere perché qui veramente la ruota della fortuna arriverà con un cambio drastico a 360 gradi. È come se iniziasse ad un certo punto a prendere coscienza di chi vi sta intorno, delle realtà che avete intorno. Vi dirò, qualche cosa a livello della quotidianità cambierà, potrebbero esserci delle rivisitazioni per quello che riguarda le amicizie e occhio alle spese extra. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. Divinazione. Guardate ragazzi, questa è una carta bellissima perché vi dice che in questo momento specifico avete delle forti doti di percezione, di divinazione. Avete l'abilità di vedere attraverso la situazione presente con una chiara come si con una mente chiara e cristallina, limpida. È come se riusciste in questo momento a essere talmente puliti da essere obiettivi. Bene, cari amici del Capricorno, io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Potete farmelo sapere con un like, una condivisione, un'iscrizione, magari un commento, che a me piace sempre leggerli. Se poi volete anche supportare attivamente il canale potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due. La prima, quella più bassa, è semplicemente un sostegno al canale, mentre con quella più alta avrete accesso ai video di crescita personale e spirituale. Giusto per fare una precisazione, il percorso che sto proponendo è un percorso individuale, è cucito sulla persona e si basa sul lavorare le credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che vado pian pianino trattando nella sezione degli abbonamenti. Bene ragazzi, io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!